Diciamo che nel passato è sempre stata una cosa che mi ha sempre attratto, però momentaneamente lavorando nel sociale la vedo più una cosa che serve nel sociale a tirare fuori qualcosa dalle persone, ecco, più uno strumento che qualcosa che vado a vedere a teatro o che vivo così. In realtà molto, hanno influenzato molto la mia vita perché è stato proprio una delle prime cose che ho fatto il teatro e è quello che poi mi ha aperto, diciamo, i cancelli alle amicizie, a una comunità, a una rete sociale del mio quartiere dove stavo, quindi per me è stato molto molto importante. È una domanda molto difficile. Beh, sicuramente mi sento vulnerabile di essere vulnerabile, so di avere delle fragilità e questo già è un essere vulnerabili, no? E nello specifico penso come tutti nell'accettazione di sé, diciamo che la vulnerabilità è una cosa che ci accomuna tutti e non penso siano tanto diverse dalle altre persone. Intanto, secondo me, proprio in questo specifico momento il teatro sta già vivendo una grande discriminazione che è quella appunto di essere in un certo senso chiuso, tra i primi a essere chiusi e saranno tra gli ultimi a essere riaperti e abbiamo il mondo della cultura in generale sta vivendo dei brutti quarti d'ora. Questa è la prima discriminante di cui il teatro dovrebbe parlare, secondo me perché è recluso, ma proprio perché non se ne parla, non si parla di questa cultura. Una discriminante in Italia di cui si dovrebbe parlare sicuramente sono i diritti sociali e in realtà è anche difficile dire qual è la realtà, perché il teatro secondo me è immersivo, nel senso che si introduce in una realtà, scova le cose di cui deve parlare, perché ogni realtà ha una sua specifica su cui lavorare, quindi questo è il grande potere del teatro, no? Di essere camaleontico. Dire degli assiomi tipo sì, bisogna parlare della violenza sulle donne, secondo me non è nemmeno troppo ecco, intelligente perché ogni realtà ha delle cose su cui lavorare e in ogni realtà c'è una possibilità. Sicuramente in tantissime cooperative dei miei associati di servizi in zona ci sono tante persone che lavorano nello specifico con i bambini, con le disabilità, e quindi il teatro ha un grande potere, effettivamente poi forma persone nel terzo settore che si occupano di questo. Diciamo una realtà che mi ha sempre toccato molto, che insomma intorno a me è il metro popolare, sono i teatri in carcere. Questo nello specifico è nel carcere di Prato e fanno un lavoro immenso. Sinceramente mi è capitato poche volte di commuovermi così tanto a teatro. È stata una cosa molto profonda. Non lo so, ancora devo osservare molto di quello che sta accadendo, ancora mi devo confrontare. La persona con cui lavoro, che ha una disabilità e con dei tratti psichiatrici, mi sta stupendo molto perché in realtà sta vivendo questa situazione con grandissima responsabilità. È sempre la capacità di adattamento a quella situazione che fa la differenza. Magari uno che è solo disabile fisico, non si può muovere, ha delle problematiche diverse rispetto a un disabile cognitivo. La sua vita gli va bene così com'è. Quindi è anche difficile dire noi, loro, cioè ognuno di noi secondo me in questo momento specifico stanno vivendo una cosa fuori dall'ordinario.
Quindi sto aspettando ancora di incontrarli in realtà i ragazzi del mio centro, di parlarci, di capire. Anche loro mi dovranno spiegare in cosa si sono limitati ulteriormente. Diciamo che bisognerebbe anche proprio come cultura generale parlare di più di umanità, proprio di persone. Una delle grosse problematiche di questo momento qui, soprattutto agli inizi, è stato che si è un po' fatto fuori l'essere umano, no? Cioè si parlava di dati statistici, numeri, guardie e ladri, ma in realtà nessuno poi ha compreso o ha voluto comprendere in realtà che ci stava capitando una cosa enorme a livello umano, come se la parte umana sia sempre una cosa che rimane dietro, insomma è più importante altro. In realtà questa situazione nello specifico, il Covid, ci fa anche capire che è sì stata una problematica sanitaria, ma in realtà è stata anche emergenza anche psicologico-psichiatrica, ci sono stati tantissimi TSO, ci sono persone che hanno iniziato a prendere un sacco di ansiolitici, c'è un aumento dell'alcol, tutte cose di cui non si parla mai. Insomma, io mi aspettavo che un momento del genere fosse anche un po' la scusa per parlarne, no? E invece, diciamo, è rimasto marginale. Vediamo ora come procederà. Io penso che ancora non lo sappiamo cosa possiamo imparare, cioè avere questa fretta di sapere qual è la lezione dopo di questo momento è un po' una pretesa un po' grossa, diciamo. Secondo me bisogna anche lasciare che tutte queste emozioni che stiamo provando, che è la prima volta in assoluto che viviamo una cosa del genere, non c'ha nessun paragone, e quindi secondo me bisogna darsi anche il tempo di attendere. La grande lezione è vivere proprio ora, vivere l'ora, i sentimenti che proviamo adesso, senza chiudere a quello che dovremmo fare, a quello che dovremmo pensare. E quello che verrà ancora in realtà non lo sappiamo. Diciamo che parlare di vulnerabilità è una cosa, insomma, parecchio estesa, ecco. Vi dico un testo che secondo me, che per me ha svoltato. Si chiama Non ti ho mai promesso un giardino di rose. È la storia vera di questa donna che ha potuto lei a scrivere e lei a raccontare la storia di questa ragazzina che a 16 anni viene internata in America in insomma, un manicomio per persone con schizofrenia. Lei era schizofrenica, racconta in tutto questo percorso, poi salvata dalla malattia lo racconta, quindi poi lei si è sposata, ha avuto una vita tra virgolette normale, ha lavorato sodo, e questo secondo me è un testo che mette di fronte intanto un grande tabù, la malattia mentale in generale in tutte le sue forme. È una grandissima vulnerabilità in questo momento, e mette di fronte la possibilità anche di farcela, la possibilità comunque che se si lavora su delle cose si possono risolvere, che niente è chiuso, ecco. Quindi secondo me questo è un testo molto forte, molto duro, però in realtà è illuminante, ecco.